Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videotrasmittente della Ishin. Si tratta della TX805, se volete acquistarla trovate il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. Chi mi segue da tempo conoscerà sicuramente il brand Ishin, in quanto ha avuto modo di recensire diversi prodotti di questa marca, come gli EV800D, il Trashcan, il modulo Pro 58 e vari VTX. Fondamentalmente Ishin è un brand che si rivolge soprattutto a chi si avvicina per la prima volta a questo hobby, proponendo una vasta gamma di prodotti dai costi accessibili. Certo, delle volte alcuni prodotti non sono proprio il massimo, ma altre volte ce ne sono di particolarmente riusciti come il Pro 58, che è il modulo che utilizzo da tempo sui miei HDO. Personalmente penso che non necessariamente il prodotto più costoso debba per forza essere migliore, e sicuramente questa VTX ne è la prova, in quanto anche con un prezzo contenuto può competere con VTX decisamente più care. Quindi vediamo subito il contenuto della confezione. Troviamo la VTX, un'antenna lineare, una prolunga MMCX SMA ed il manuale di istruzioni. Per quanto riguarda le dimensioni, la larghezza è di 22 mm. La lunghezza è di 36 mm. Il peso è di 8,2 grammi. Vediamo ora le specifiche tecniche di questa VTX. I canali sono 40, distribuiti nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Possiamo scegliere che potenza usare tra 25, 200, 600 e 800 mW. Abbiamo il Pit Mode che porta la potenza a 0.01 mW. Questa modalità serve per cambiare la frequenza quando siamo in gara. Abbassando la potenza a 0.01 mW siamo sicuri di non creare interferenze a chi sta volando in quel momento. Questa VTX può essere alimentata da 7 a 24 volt, quindi possiamo usare massimo delle 5S per il collegamento diretto con la LiPo. Se usate batterie 6S dovete collegarla a un back presente nel flight controller o nella PDB. In ogni caso, se possibile, suggerisco di usare questa soluzione. Abbiamo lo smart audio per fare tutte le regolazioni della videotrasmittente direttamente da USB di Betaflight. Per abilitare lo smart audio colleghiamo il cavo verde nel TX di una UART libera. Questo significa che né RX né TX devono essere usati per qualche altra periferica, come il ricevente, GPS, eccetera. Su Betaflight andiamo nel tab Port e selezioniamo VTX TBS Smart Audio nella UART che abbiamo usato per collegare il cavo verde, nel mio caso la UART 3. In alternativa possiamo usare questo pulsante per fare tutte le regolazioni direttamente dalla VTX. Una veloce pressione ci fa scorrere i canali. Se teniamo premuto il pulsante per 2 secondi possiamo scegliere la banda. Per regolare la potenza teniamo premuto il pulsante per 4 secondi. Comunque per scegliere canale, banda e potenza direttamente dalla VTX è spiegata abbastanza bene nel manuale. Sempre su questo lato troviamo il microfono, che ritorna utile se vogliamo registrare DVR o per rendere la fase di volo più immersiva. Come notiamo, tra i vari pad sono presenti anche un 5V e un GND. Questi due pad possono essere usati per alimentare una videocamera. Io comunque di solito alimento la cam FPV direttamente da Flight Controller, ma se preferite alimentarla da VTX con questa Ishin potete farlo. Come notiamo, su questo lato della VTX sono presenti due fori che servono per inserirla nello stack della build. Questa soluzione è molto pratica perché possiamo scegliere se inserirla come ultimo componente dello stack oppure semplicemente fissarla con una fascetta in un altro punto del frame. Quindi non ci rimane che montarla e procedere per un test di volo. Per il test ho usato il modulo Pro 58 sugli occhiali e impostato la VTX a 600 mW. La qualità del segnale è rimasta sempre stabile e con pochissime interferenze. Ho avuto solo qualche problema alla fine perché ero coperto dalla mia macchina e dalla struttura in cemento. Per concludere posso dire di essere rimasto abbastanza soddisfatto da questa TX805. Ad un costo decisamente basso abbiamo tutto quello che possiamo chiedere ad una VTX: buona potenza, possibilità di collegare una cam FPV e soprattutto smart audio.
Questa era la mia recensione della Ishin TX805, grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.